La fuga in Egitto di Adam Elsheimer è considerata una delle prime grandi rappresentazioni realistiche del cielo notturno nella storia dell'arte occidentale. Il dipinto racconta il celebre episodio biblico della Sacra Famiglia costretta a fuggire per sottrarsi alla persecuzione di Erode, ma il vero protagonista dell'opera è il paesaggio immerso nella notte. La scena è rischiarata da molteplici fonti luminose, la luna, le stelle, i fuochi lontani e la lanterna che accompagna il viaggio di Maria, Giuseppe e Gesù. Elsheimer osserva il cielo con un'attenzione quasi scientifica. La Via Lattea è rappresentata con una precisione sorprendente per l'epoca, tanto da far pensare che l'artista fosse a conoscenza delle recenti osservazioni astronomiche. La piccola figura della Sacra Famiglia appare quasi perduta nell'immensità della natura. Questa scelta modifica profondamente il significato della scena religiosa. Non assistiamo semplicemente a un episodio biblico, ma a una meditazione sul rapporto tra l'uomo e il cosmo. La luna diventa qui simbolo di protezione divina, una presenza silenziosa che accompagna il viaggio attraverso le tenebre. In quest'opera la luna non è soltanto un elemento decorativo, ma la vera architetta dello spazio. Brouwer rappresenta un paesaggio semplice fatto di dune, sentieri e vegetazione, trasformandolo in un luogo di grande suggestione. La luce lunare crea contrasti delicati e sfumature quasi impercettibili. Le forme emergono lentamente dall'oscurità, costringendo l'osservatore a guardare con attenzione. Il silenzio sembra avvolgere ogni elemento della composizione. L'artista olandese dimostra una sensibilità moderna nel cogliere gli effetti atmosferici della notte. La luna non illumina completamente il paesaggio, ma lo lascia parzialmente nascosto, suggerendo più che mostrare. Proprio questa ambiguità genera un senso di mistero che rende l'opera particolarmente affascinante. Albert Kuip è famoso soprattutto per i suoi paesaggi luminosi e dorati, ma in questo dipinto affronta una sfida diversa: rappresentare una città portuale durante la notte. La luna si riflette sulle acque tranquille del porto, creando una serie di bagliori che guidano lo sguardo attraverso la composizione. Le imbarcazioni, gli edifici e le torri emergono gradualmente dall'oscurità, costruendo una scena di grande serenità. Non c'è alcun dramma. Il porto sembra addormentato, immerso in una quiete assoluta. L'opera testimonia l'importanza della luna nella pittura olandese del Seicento, dove la natura e la vita quotidiana diventano soggetti degni di attenzione artistica. Con Turner entriamo nel romanticismo. In questo dipinto giovanile la luna illumina una scena apparentemente semplice. Alcuni pescatori affrontano il mare notturno su una piccola imbarcazione. La differenza di scala è impressionante. Le figure umane sono minuscole rispetto alla vastità dell'oceano e del cielo. La luna si riflette sull'acqua agitata, creando un sentimento luminoso che attraversa l'intera composizione. Turner utilizza la luce lunare per evocare il concetto romantico di sublime, quella sensazione di meraviglia e timore che nasce di fronte alla grandezza della natura. Il mare appare potente e imprevedibile, mentre gli uomini sembrano fragili e vulnerabili. La luna non è più soltanto un elemento atmosferico, ma diventa una forza emotiva che amplifica il senso di mistero infinito. Pochi artisti hanno saputo trasformare la luna in simbolo spirituale come Caspar David Friedrich. In quest'opera due figure osservano il cielo notturno da un'altura. Non sappiamo chi siano, potrebbero essere amici, fratelli o semplicemente rappresentazioni dell'umanità intera. Ciò che conta è il loro atteggiamento contemplativo. Sono immobili, rivolti verso la luna crescente che appare tra i rami degli alberi. La composizione è costruita per coinvolgere lo spettatore. Anche noi siamo invitati a guardare nella stessa direzione. La luna diventa così un simbolo di trascendenza, di ricerca spirituale e di riflessione sul significato dell'esistenza. Friedrich non rappresenta semplicemente un paesaggio, costruisce un'esperienza interiore. La natura diventa uno strumento per meditare sul tempo, sulla vita e sull'infinito. Amico e collaboratore di Friedrich, Johann Christian Dahl affronta il tema della luna con un approccio più descrittivo ma ugualmente suggestivo. La città di Dresda appare immersa in una luce argentea che ne esalta le architetture. Le sagome degli edifici si stagliano contro il cielo notturno, creando un equilibrio tra natura e civiltà. L'artista riesce a catturare la calma della notte urbana senza rinunciare alla precisione topografica.
La luna conferisce unità alla scena, trasformando la città in un luogo quasi sospeso nel tempo. L'opera rappresenta uno degli esempi più raffinati della pittura paesaggistica romantica tedesca, dove l'osservazione della realtà si fonde con una sensibilità poetica. Con Munch la luna smette di essere un fenomeno naturale e diventa un'esperienza psicologica. Nel dipinto il paesaggio costiero è dominato da una luce fredda e irreale. Le forme sembrano deformarsi, i colori assumono tonalità innaturali e l'atmosfera appare carica di tensione emotiva. Munch non cerca una descrizione fedele della notte. Vuole rappresentare uno stato d'animo. La luna illumina un mondo inquieto, attraversato da sentimenti di solitudine, malinconia e introspezione. È una visione profondamente moderna. Il paesaggio non riflette più soltanto ciò che l'artista vede, ma soprattutto ciò che sente. Henri Rousseau affronta il tema della luna con il suo stile inconfondibile, ingenuo solo in apparenza, ma estremamente sofisticato. La Senna scorre placidamente sotto il cielo notturno, gli alberi, gli edifici, le acque sono rappresentati con forme semplificate e contorni netti. La luna domina la scena come un grande disco luminoso, l'atmosfera è sospesa, quasi fiabesca. Non c'è alcun interesse per il realismo atmosferico. Rousseau costruisce invece una dimensione poetica, dove la realtà sembra trasformarsi in sogno. La luna diventa il fulcro di questo universo silenzioso e immobile, contribuendo a creare una sensazione di misteriosa serenità. Kirchner interpreta la luna attraverso il linguaggio espressionista. Il paesaggio invernale è costruito con colori accesi, linee spezzate e forme semplificate. La luce lunare non descrive il mondo naturale, ma ne altera profondamente l'aspetto. Le montagne, gli alberi, la neve sembrano animati da un'energia interiore. L'artista utilizza il paesaggio come mezzo per esprimere emozioni intense. La luna diventa una presenza dinamica che trasforma la realtà in una visione soggettiva. L'opera testimonia il passaggio dall'osservazione del paesaggio alla sua interpretazione emotiva, una delle grandi rivoluzioni artistiche del Novecento. Con Paul Klee il tema della luna assume una dimensione poetica e quasi infantile. Il dipinto rappresenta un cane rivolto verso la luna in una composizione essenziale e giocosa. Le forme sono semplificate, i colori delicati e il linguaggio vicino a quello del disegno. Tuttavia, dietro questa apparente semplicità si nasconde una riflessione profonda. Il gesto del cane che abbaia alla luna richiama antiche immagini popolari e simboliche. È un dialogo impossibile tra il mondo terreno e quello celeste, tra l'istinto animale e il mistero del cosmo. Klee trasforma una scena apparentemente banale in una meditazione poetica sul desiderio umano di comunicare con ciò che non può essere raggiunto o compreso completamente. La luna diventa così il simbolo dell'infinito, del sogno e dell'immaginazione, chiudendo idealmente un lungo percorso iconografico che attraversa secoli di storia dell'arte. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!